Tess, sono a casa. Sei in camera. Poso sul tavolo il raccoglitore e le chiavi e vado a cercarla. La porta della camera è socchiusa e sento delle voci. Riconosco quella di lui e spalanco la porta con un gesto rabbioso. Ma che cazzo? Hardin, cosa ci fai qui? Cosa ci faccio io? Cosa ci fa Zed qui? Non puoi continuare a venire qui, Hardin. È la terza volta questo mese. Hai bevuto di nuovo? Zed gira intorno al letto e si piazza davanti a lei con fare protettivo, tendendo un braccio sopra la pancia gonfia. No. Sei incinta. Tu e lui. Mi dispiace, ma devi andare, Hardin. Non puoi farmi questo. Mi dispiace, Hardin. Ma hai deciso tu che finisse così. Zed le accarezza le braccia per tranquillizzarla e io sento esplodere la rabbia dentro. Tiro fuori l'accendino dalla tasca. Nessuno dei due se ne accorge. Restano abbracciati mentre il mio pollice fa sprigionare la fiammella. Una vecchia amica ormai, e la avvicino alla tenda. Chiudo gli occhi mentre il volto di Tessa viene illuminato dalle alte fiamme che divorano la stanza. No! Io ti amo! Ordin! Stavi facendo un brutto sogno, amico. Ti senti bene? Sei un bagno di sudore. Io... tutto a posto. So che non dovrei, ma forse se riesco a sentire la sua voce potrò dormire in pace. Cosa? La chiamata non può essere inoltrata. Controllo il display e riprovo. Stesso messaggio. Ancora e ancora. No, non può aver cambiato numero. Non farebbe una cosa del genere. Entro nell'atrio del palazzo, cercando di non lasciarmi travolgere dai ricordi. Non penso a niente, non penso a lui. Solo spazi, pareti e fiori bianchi, non lui. Sono qui per prendere delle cose. Solo uno scatolone di vestiti e un raccoglitore per l'università, tutto qui. Sono trascorsi 4 giorni e sto riprendendo le forze. Ogni secondo che passa senza di lui è sempre più facile respirare. Tornare qui, in questo appartamento, potrebbe segnare una battuta d'arresto nei miei progressi. Andrò a New York, rinuncerò ai corsi estivi che volevo frequentare e andrò a conoscere la città, destinata a ospitarmi almeno per qualche anno. Una volta lì, non me ne andrò fin dopo la laurea. Mentre apro la porta del nostro appartamento, mi viene in mente che dall'ultima volta che ci sono stata ho maturato un odio profondo per questo posto. Entrando vedo che la luce del salotto è accesa. Tipico, solo lui poteva lasciare le luci accese prima di partire per l'estero. D'altronde è passata solo una settimana. Quella vecchia scatola da scarpe è ancora dove l'avevo lasciata e la curiosità al sopravvento. La tiro giù e mi siedo sul pavimento, a gambe incrociate. Sollevo il coperchio e lo poso a terra. All'interno ci sono fogli scritti in una grafia disordinata. Alcune pagine sono battute al computer e inizio a leggere. Mi penetrate l'anima a fondo. Sono diviso tra l'angoscia più cupa e la speranza. Non ditemi che è troppo tardi, che quei preziosi sentimenti sono svaniti per sempre. Mi offro nuovamente a voi con un cuore che vi appartiene ancora più pienamente di quando voi quasi lo spezzaste 8 anni e mezzo addietro. Non osate dire che l'uomo dimentica prima della donna, che il suo amore muore prima. Non ho amato altri che voi. Riconosco subito le parole di Jane Austen. Leggo qualche altra pagina e distingo tutte le citazioni, tutte le bugie. Passo le pagine scritte a mano. Quel giorno, il 5° giorno,
ho iniziato a sentire un peso nel petto, un ricordo incessante di ciò che avevo fatto e, molto probabilmente, di ciò che avevo perduto. Avrei dovuto chiamarla quel giorno, mentre guardavo le foto. Lei stava scorrendo le mie. Ne ha solo una e mi pento di non averle permesso di farmene altre. Il quinto giorno ho scagliato il telefono contro il muro, sperando di romperlo, ma ho solo infranto lo schermo. Il quinto giorno ho desiderato con tutto me stesso che lei mi chiamasse. Se lo avesse fatto, tutto si sarebbe risolto. Ci saremmo chiesti scusa a vicenda e io sarei rientrato a casa. Alla seconda rilettura mi viene da piangere, perché mi torturo così. Deve aver scritto queste parole molto tempo fa. Il sesto giorno mi sono svegliato con gli occhi gonfi e iniettati di sangue. Non mi capacitavo di aver pianto in quel modo la sera prima. Perché continuavo a trattarla male? È la prima persona che sia riuscita ad andare a fondo di me, a scoprire la verità su di me. E io l'ho trattata di merda. Ho scaricato tutte le colpe su di lei, anche le mie. Ed erano tutte mie, anche quando non me ne rendevo conto. Sono stato scortese con lei quando cercava di parlarmi e gli ho mentito ripetutamente, e invece lei mi ha sempre perdonato. Potevo contare sul suo perdono e forse è per questo che la trattavo così male, perché sapevo di poterlo fare. Il sesto giorno ho schiacciato il telefono con i piedi. Butto i fogli nella scatola. Devo andarmene subito. Lascio la scatola da scarpe sul pavimento e vado in bagno per darmi una sistemata prima di tornare giù da Landon. Apro la porta, accendo la luce e lancio un urlo perché inciampo in qualcosa, in qualcuno. Cerco di mettere a fuoco il corpo sul pavimento del bagno. Cosa? Ti prego, Dio, fa che non sia. Quando gli occhi mettono a fuoco, metà della preghiera viene esaurita. Non è il ragazzo che mi ha lasciato, quello che ha sdraiato i miei piedi. È mio padre, con un ago nel braccio e un pallore mortale in volto. E ciò significa che metà dei miei incubi si è avverata. Richard è morto. Qualsiasi cosa mi aspettassi di sentire non era questa. Malgrado la mente annebbiata, lo percepisco. Provo dolore e non capisco perché. Non dovrei sentirmi così. Conoscevo a malapena quell'uomo. Dov'è Tessa? È qui a casa, ma sua madre sta venendo a prenderla. È sotto shock, penso. Da quando l'ha trovato non ha più detto una parola. Cosa? L'ha trovato lei? Già. Cazzo! Dov'era lei? Dov'era il corpo? Nel tuo appartamento. È andata a prendere le sue cose e a lasciare la tua macchina. Fammi parlare con lei. Non parla e non si muove da 2 giorni, se non per andare in bagno. E forse neanche per quello. Non l'ho mai vista muoversi. Non beve, non mangia. Ho paura che sentire la tua voce possa farla star peggio. Porca puttana, Landon! Avvicinale il telefono all'orecchio, subito, per favore. Pronto, Tessa! Tessa, mi senti? C'è Hardin al telefono e... No, basta, per favore, no. Tessa, ascoltami! Cade la linea. Richiamo, sapendo già che non risponderà nessuno. Seduto ad ascoltare i rumori del temporale che continua a infuriare, mi viene in mente che anche nella mia vita si è scatenata una tempesta e per colpa mia sono uno stronzo. Nessuno al mondo è più stronzo di me. Pochi minuti fa Tessa si è finalmente calmata, si è appoggiata a me e ha chiuso gli occhi. E ora dorme nonostante la pioggia che picchia sul tetto sottile della serra. Mi muovo appena, sperando di non svegliarla, e le faccio posare la testa sulle mie gambe. Devo portarla via di qui,
via dalla pioggia e dal fango. Ma so cosa farà quando aprirà gli occhi. Mi caccerà, mi dirà che non mi vuole e non sono pronto a sentire di nuovo quelle parole. Le merito tutte, ma questo non cambia il fatto che sono un maledetto vigliacco e voglio godermi il silenzio finché dura. Solo qui, in questa pace, posso fingere di essere qualcun altro. Solo per un momento posso fingere di essere Noah. Beh, una versione meno irritante di lui. Ma se fossi lui, le cose sarebbero andate diversamente. Sarei riuscito a usare le parole e l'affetto per conquistare Tessa fin dall'inizio, invece che fare una stupida scommessa. Sarei riuscito a farla ridere più spesso di quanto l'ho fatta piangere. Lei si sarebbe fidata completamente di me e io non avrei preso quella fiducia per poi ridurla in cenere e soffiarla via. L'avrei serbata e forse ne sarei persino stato degno. Ma io non sono Noah, sono Artin. Ed essere Artin non significa un cazzo. Se non avessi tutti questi problemi in testa, avrei potuto renderla felice. Avrei potuto mostrarle la luce nella vita, come lei ha fatto per me. Invece eccola qui, spezzata e distrutta, il viso imbrattato di fango, l'espressione angosciata anche nel sonno. I capelli sono bagnati in alcuni punti, asciutti e sporchi in altri, e mi chiedo se si sia cambiata più di una volta da quando è ripartita da Londra. Non l'avrei mai fatta tornare qui se avessi anche solo immaginato che potesse trovare il corpo di suo padre a casa mia. La confusione che provo per la morte di Richard mi spiazza. Il mio primo istinto sarebbe il disinteresse per la sorte di un disgraziato che ha buttato via la sua vita, ma un istante dopo il dolore mi opprime. Lo conoscevo da poco e lo tolleravo a malapena, ma non era di pessima compagnia. Mi pesa ammetterlo, ma un po' mi stava simpatico. Era irritante e odiavo il fatto che finisse ai miei cereali, ma c'era qualcosa di molto bello nel suo amore per Tessa e nel suo ottimismo sulla vita, anche se la sua faceva schifo. E il paradosso è che ha appena trovato qualcosa di buono, qualcuno per cui valesse la pena vivere, se n'è andato, come se non riuscisse a gestire tutta quella felicità. Gli occhi mi bruciano, chiedono di sfogare una qualche emozione, forse il lutto, il cordoglio per un uomo che quasi non conoscevo, per la perdita dell'idea di un padre che credevo di avere in Ken, per la perdita di Tessa e un briciolo di speranza di non averla persa per sempre. Le mie lacrime egoiste si mescolano alle gocce di pioggia che scendono dai miei capelli. Chino il capo, resistendo alla tentazione di affondare il viso nel collo di Tessa per cercare conforto. Non merito il suo conforto. Non merito il conforto di nessuno. Merito di restare qui, seduto, da solo, a piangere come il criminale che sono, con il silenzio e la solitudine, i miei più vecchi e cari amici. I singhiozzi patetici che mi escono di bocca si perdono nel rumore della pioggia e mi consola che questa ragazza che adoro dorma e non assista al mio crollo. Le mie azioni sono la causa di tutte le cose orribili che stanno succedendo, compresa la morte di Richard. Se non avessi accettato di portare Tessa in Inghilterra, niente di questo sarebbe accaduto. Saremmo felici, più forti che mai, come eravamo una settimana fa. Merda, solo una settimana fa. Sembra impossibile che siano passati così pochi giorni, eppure mi pare una vita che non l'accarezzo, non l'abbraccio. Non sento battere il suo cuore sotto il palmo della mano. Sfioro il suo petto con le dita. Vorrei accarezzarla, ma ho paura che si svegli. Se potessi toccarla solo un momento, sentire il battito del suo cuore, riuscirei a trovare un centro di gravità, a trovare la calma. Smetterei di piangere queste lacrime disgustose, di soffocarmi con questi singhiozzi. Voglio che tu sappia quanto mi dispiace per tutto, Tessa. Sarei dovuto tornare qui con te.
Ho sbagliato a lasciarti a causa dei miei problemi. Avrei dovuto permetterti di starmi accanto, come io voglio stare accanto a te. Ora so come devi sentirti quando cerchi di aiutarmi e io ti respingo. Hardin, ti prego, basta. Tessa, fammi finire. Ti prometto che stavolta sarà diverso. Non lo farò mai più. Mi dispiace che ci sia voluta la morte di tuo padre per farmi capire quanto ho bisogno di te. Ma non scapperò più. Non ti trascurerò più. Non mi chiuderò più in me stesso. Te lo giuro. Non posso. Scusami, Hardin, ma non posso proprio. Non puoi cosa? So che ci vorrà del tempo, ma sono pronto ad aspettare che tu ne venga fuori, che ti riprenda dal lutto. Sono disposto a tutto e dico davvero tutto. Non possiamo. Non potremmo mai. Possiamo sposarci. Tessa, possiamo sposarci. Ti sposo domani se sei d'accordo. Mi metto la cravatta e tutto quanto. Non possiamo. Ho i soldi per pagare il matrimonio, Tessa, e possiamo organizzarlo dove vuoi. Puoi scegliere il vestito e i fiori più costosi e non mi lamenterò di niente. So che lo vuoi, Tessa. Me l'hai ripetuto tante volte. Non mi resta più niente, Hardin. Non ho più niente da darti. Ti sei già preso tutto. Mi dispiace. Ma non è rimasto niente. Non voglio niente da te. Voglio darti esattamente ciò che vuoi. Sposami, Tess. Per favore, sposami. E giuro che non farò mai più niente del genere. Potremmo stare insieme per sempre. Saremmo marito e moglie. So di non meritarti, so che meriti di meglio, ma so anche che io e te non siamo come tutti gli altri. Non siamo come i tuoi genitori o i miei. Siamo diversi e possiamo farcela, cazzo. Ascoltami solo un'altra volta. Guardaci, guarda cosa sono diventata. Non voglio più vivere così. No, no, no. Sì che lo vuoi. Lascia che mi sdebiti con te. Hardin, mi dispiace per tutto ciò che ti ho fatto. E soprattutto mi dispiace di averti complicato la vita e mi dispiace per i litigi e il tira e molla, ma non puoi non sapere che non funzionerebbe. Pensavo che potessimo farcela. Pensavo che il nostro amore fosse come quello dei romanzi, di quelli che sopravvivono a ogni difficoltà, a ogni ostacolo. Non posso stare senza di te. Sì che puoi. Sarai più felice e meno tormentato. Sarebbe più facile. L'hai dichiarato tu stesso. No! Non posso stare senza di te. Ho bisogno di te nella mia vita. Ho bisogno di te nella mia vita. Ho bisogno di te nella mia vita. Lo capisci o no? Posso restare nella tua vita, ma non così. Stai seriamente proponendo di rimanere amici? Non possiamo essere amici dopo tutto quello che è successo. Sei tutto per me. Non lo pensi sul serio? Tu mi ami, Tessa. Devi amarmi. Mi dispiace. Mi dispiace di non essere riuscita a guarirti. Anche a me.